Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come andiamo? Tutto bene? Com'è stato questo weekend? Com'è stato? Il mio è stato molto bello. Siamo andati sul lago di Iseo io e la mia ragazza, siccome era il suo compleanno. Abbiamo fatto una bella cenetta in un ristorante molto carino. E poi domenica, indovinate, ho riposato tutto il giorno. Sto scherzando ovviamente. Ho lavorato per portarvi nuovi contenuti sul canale, soprattutto perché settimana scorsa non vi ho caricato i video né mercoledì né venerdì. E quindi mi sono detto per punizione tu tutta la domenica la passi a registrare video. Che poi non è una punizione perché a me, uno, piace e due, porto qualcosa di valore anche a voi, quindi mi fa il doppiamente piacere. Ora, come potete vedere sia da questa grande immagine all'interno del video, sia dal thumbnail, oggi andremo a parlare di Jim Rohn. Jim Rohn è probabilmente il mio mentore numero uno. È stato un oratore eccezionale, dallo Idaho, adesso non mi ricordo come si pronunci quel posto lì in America, cresciuto in una fattoria, era abbastanza ok dal punto di vista economico, è arrivato a non avere praticamente niente, la sua banca erano le sue tasche dei jeans praticamente, a 25 anni e all'età di 31 anni è diventato milionario, all'età di 33 anni ha perso tutto e dopo è storia, cioè è ridiventato una persona eccezionale, è cresciuto dal punto di vista personale, ha aiutato milioni di persone con le proprie finanze, magari non sono diventati milionari, ma magari non nuotano neanche più nei debiti come era prima. Quindi, ehm, tanta ispirazione da quest'uomo. È divertente perché è divertente, quando parla all'interno dei suoi podcast è divertente, non è assolutamente noioso, quindi vi consiglio caldamente di ascoltare tutti i suoi podcast perché è molto bravo e se avete problemi in inglese, chi se ne frega, vi compromettete, imparate l'inglese e vi fate dare spunto da queste persone qua. O trovate la versione in italiano. Però a parer mio il fatto già di compromettersi per riuscire a capire un'altra lingua, quello è già il primo passo per avere il successo nella vostra vita. Il fatto di dire io non ci sto a essere come sono adesso, voglio diventare più di quello che sono. Perché? Perché voglio avere più di quello che ho, come abbiamo detto in altri video. Chi si ricorda questa frase qua, grazie, vuol dire che avete ascoltato bene i miei video. Ora, Jim Rohn è stato un oratore meraviglioso, era un business philosophy speaker, era un motivational speaker, era un business speaker, insomma, aiutava su tutti i fronti alla fine. È stato chiamato da industrie per riuscire ad espandersi anche all'estero, perché gli serviva una persona con il giusto mindset, con la giusta filosofia di vita, per trasmettere il messaggio dell'azienda anche ai dirigenti, eccetera. Jim Rohn purtroppo è morto nel 2009. Calcolate che Jim Rohn è il mentore di Tony Robbins, che non è, ecco, cioè Tony Robbins pure lui è diventato un'enorme balena del campo motivazionale dello speaker, grazie anche a Jim Rohn. Quindi complimenti a quest'uomo perché anche a me sta aiutando tanto nel cambiare tutto quello che sto facendo. Ora, vi porto un paragrafo del suo libro. Il libro si intitola Sette strategie per la ricchezza e la felicità, i preziosi consigli del più grande business philosopher d'America. Quindi capite bene che, ecco, non è che l'ho pensato io, c'è scritto proprio. Dove parla di stagioni della vita. Perché? Perché è all'interno del paragrafo di come affrontare tutte le situazioni essenzialmente, sia che siano belle sia che siano brutte. Ora, apre il paragrafo con questa frase che rispecchia tanto anche la mia filosofia ormai, che è non è possibile cambiare le stagioni, ma è possibile cambiare se stessi. E quello che lui dice, se non puoi cambiare quello che c'è fuori, cambia quello che c'hai dentro la tua testa.
Non desiderare per un vento migliore sulla tua vela. Desidera che le tue conoscenze mettano, non so il termine tecnico, issino una vela migliore. Ecco, forse issino può essere. Quindi, nel momento in cui noi sappiamo che determinate cose noi non abbiamo potere su di esse, perché farci buttare giù da queste cose? Se io so che esco e inizia a piovere, non è colpa mia, giusto? Giusto. Perché farsi flagellarsi, dirsi, vedi, sei te, non ma se non è colpa tua, l'unica cosa che puoi fare è cambiare la filosofia con il quale tu attraversi determinate situazioni, soprattutto negative, soprattutto negative. Quindi lui paragona la vita alle stagioni, ok? Quindi a un anno essenzialmente, dove c'è primavera, estate, autunno, inverno. E apre appunto con l'inverno, perché secondo me è la stagione più importante per tutti, perché l'inverno è visto sì come magari sai vacanze natalizie, festa, gioia, però l'inverno è anche visto come freddo, difficoltà perché non c'è raccolto, situazioni estreme di temperatura, quindi non proprio un ambiente ideale, ovviamente. E il titolo di questo sottocapitolo è Inverno, il momento di diventare forti. Perché? Perché noi nel momento di difficoltà abbiamo due scelte, subirle, subirle o studiarle e trovare una soluzione. Nel momento in cui tu cerchi di studiarle e trovi una soluzione, tu diventi più forte. Nel momento in cui tu decidi di subirle, tu diventi debole, oppure rimani debole, perché non è detto che prima tu fossi forte. Attenzione. E non è un messaggio cattivo nei vostri confronti, è la pura e semplice verità. Ci sono rimasto anch'io all'interno dell'inverno e lo subivo. Ma è colpa di, è colpa del, è colpa di questo, è colpa di quello. Quando invece, indovinate di chi era la colpa? Mia, solo ed esclusivamente mia. Nel vostro, eh, nel vostro block notice mentale dove avete scritto tutte le colpe, di chi è la colpa di dove siete adesso, cancellatela. Cancellatela completamente. Non è lo Stato, non sono le tasse, non è la benzina, non è l'inflazione, non è nient'altro. L'unica colpa siete voi stessi. Esatto, voi stessi. Nel momento in cui voi capite che siete voi la vostra stessa ancora, fidatevi, inizierete a lavorare in modo tale da vedere la vita in un'altra maniera. Quindi, Jim Rohn dice che appunto grazie, sì, diciamo grazie perché non è per colpa, grazie ai problemi che si creano durante la stagione invernale della vostra vita, dice che non è una cattiva idea usare l'inverno per lo sviluppo personale, quindi per la crescita personale. Mi raccomando, crescete voi stessi prima di far crescere qualsiasi altra cosa, che sia il portafoglio, la famiglia o qualsiasi altra cosa. Ovviamente dopo l'inverno cosa arriva? La primavera. La primavera è il momento di approfittarne. Scrivetevelo per bene da qualche parte, approfittarne. Quindi nel momento in cui voi riuscite ad uscire dall'inverno, iniziate il vostro cambiamento, soprattutto personale, dovete capire che ci sono due possibilità, due strade che si possono percorrere all'interno della primavera. Puoi diventare essenzialmente, da una parte, puoi diventare un gran seminatore. Quindi, durante la primavera tu inizi a seminare ciò che vorrai raccogliere nell'autunno. Oppure, nell'altra strada, c'è impara a diventare un elemosinatore. Cioè, decidi di non fare niente, fare andare avanti le cose come stanno e in autunno ovviamente cosa farai? Dovrai andare ad elemosinare, perché? Perché tu non sei riuscito a piantare durante la primavera. Quindi prendi bene questa decisione. Preferisci seminare oggi o elemosinare domani? A te la scelta. L'estate. Ah, che bella l'estate. L'estate è il momento di avere cura.
di prendersi cura nell'imparare a proteggere ciò che avete creato, cioè il semino che avete piantato. Nel momento in cui voi piantate un seme all'interno di un orto, cosa succede? Arrivano insetti, talpe, le erbacce, di tutto. I vostri animali domestici, magari i vostri fratelli, eccetera, ci giocano a pallone, il pallone va sopra la pianta e si spezza, ci sono tante cose, tante cose. Ovviamente, per quanto riguarda la vita, il semino può essere il vostro obiettivo e il proteggere significa da quali agenti esterni, le critiche, le brutte cose che vi stanno capitando nel momento in cui state facendo crescere la pianta, qualsiasi cosa di negativo nel momento in cui voi state prendendo in mano la vostra vita, dovete toglierlo, dovete riuscire a mandarlo via, scacciarlo essenzialmente. E in più, in secondo luogo, dovete imparare che ogni valore va difeso, a prescindere da qualsiasi valore sia politico, sociale, coniugale, commerciale, dovete imparare a difenderlo. Difendete in ciò che credete. O se no, nel momento in cui arriverete in autunno, non vi rimarrà più nulla. L'autunno, oh, il momento di assumersi le proprie responsabilità. Avete piantato il semino in primavera? Sì, adesso arriverà il momento di raccogliere. Non avete piantato il semino in primavera? Adesso sarà il momento in cui rimpiangerà il fatto di non averlo fatto. In autunno si vede la maturità di assumerci la piena responsabilità dei raccolti. Perché? Perché nel momento in cui voi avete fatto un buon lavoro, otterrete un buon lavoro. Nel momento in cui voi non avete fatto un buon lavoro perché avete preferito subire o comunque oziare, perché c'è anche quella di opzione, oziare, non vi aspettate di avere buoni risultati, perché senza un duro lavoro non ne avrete, punto. E, come dicevo prima, non date la colpa al traffico, alla benzina, allo Stato, alle tasse, alla mamma, al papà, al fratello, alla sorella, al cugino, allo zio, all'autista dell'autobus, al macchinista del treno, al pilota dell'aereo o all'autista del taxi. Non date la colpa a nessun altro se non a voi stessi. Voi non avete fatto quello che doveva essere fatto per avere successo, per raccogliere in autunno. Non è colpa di nessun altro se non vostra. Ricordatevi che ciò che conta non è ciò che accade, ma è ciò che voi fate a riguardo di ciò che accade. Non so se avete mai sentito della legge di Murphy. Praticamente la legge di Murphy dice: se c'è qualcosa che può andare male, lo farà. Lo farà. La vita è un se, la vita è un se dappertutto, la vita è il grande se. Perché? Perché non ci sono certezze, se non la morte. Però magari parliamo di un argomento un po' più sereno. Però avete capito il discorso? Non potete presumere o supporre o pretendere che tutto vada bene. Perché? Perché non sarà mai così. Però nel non andare bene c'è chi sa gestire questa situazione e chi invece la subisce. Le delusioni non sono dei doni riservati specificamente a voi. Il punto è, piuttosto, voi che cosa intendete fare al riguardo? Perché siamo tutti capaci di dire, ma questo qui capita solo a me, ho soltanto io i problemi, soltanto io ho queste delusioni. Non è vero, non siete gli unici. Sappiatelo, abbiamo avuto tutti gli stessi problemi. L'unica differenza è che magari io riesco a rialzarmi e voi invece continuate a trovare delle scusanti per evitare di prendervi la responsabilità del fatto che siete ancora dove non volete essere. E ci sono capitato anch'io, ci sono dentro ancora io. Mi ero prefissato degli obiettivi che non ho raggiunto
Ma non è stato colpa del personaggio che se n'è andato dalla mia struttura, non è stato colpa del personaggio che non si è presentato alle mie Zoom, non è stata colpa del personaggio che mi ha detto sì sì mi iscrivo e poi non l'ho più sentito, non è stata colpa delle cose negative che mi vengono dette su quello che sto facendo, non è stata colpa di tutte queste cose, perché se io avessi lavorato il doppio di quello che ho lavorato fino adesso, probabilmente adesso avrei i risultati che volevo, piuttosto che non averne. Però la differenza è che io non mi sto lamentando, non voglio lamentarmi e non lo farò. Perché? Perché so che la lamentela è ciò che ti distrugge, è ciò che nel momento in cui decidi, ok, io voglio avere successo, e inizi a lamentarti, la lamentela ti toglierà da qualsiasi tipo di successo, qualsiasi esso sia. Qualsiasi. Se tu volevi non lo so, la tua forma di successo era annaffiare le piante del tuo giardino, fidati, nel momento in cui tu inizierai a lamentarti anche delle più piccole cose, non annaffierai neanche le piante del tuo giardino, per farti capire la potenza delle lamentele. Quindi, scusatemi questo piccolo momento di sfogo, però tengo a essere molto passionale poi ehm, quando ci sono alcuni esempi che non riesco a concepire, perché tutti abbiamo i nostri problemi, ma tutti abbiamo le stesse possibilità di soluzione. Quindi, nel momento in cui noi vediamo il problema solo come problema, quello è un problema tuo, non è un problema che riguarda anche gli altri. Svegliati fuori e inizia a lavorare. Io vi ringrazio, è stato un piacere potervi riportare un altro video anche oggi. Noi ci vediamo sì dai, ci vediamo mercoledì che magari facciamo un poco di analisi tecnica. Vediamo se riprendiamo con questo Forex, va là. E noi ci vediamo mercoledì. È stato un piacere anche oggi portarvi dei contenuti. Spero che vi siano stati d'aiuto. Fate un gesto carino, ricordatevi, per un'altra persona. E noi ci vediamo mercoledì. Buona giornata a tutti. Ciao belli.